Brutti, sporchi e cattivi. Molti li definiscono così, questi spot, citando il capolavoro di Ettore Scola, dimenticandosi troppo spesso di averli frequentati fin da bambini e di aver provato proprio in questi spot, adesso nel cassetto dei ricordi, le prime emozioni. Spot caratterizzati da fondali modesti, acqua non proprio cristallina, spesso a ridosso di abitazioni che rendono il paesaggio un mix perfetto tra wild e urban. È proprio in questi ambienti che da ragazzo, prima con la bici e poi con il motorino, venivo a pescare ed a passare ore in assoluta libertà, pur rimanendo sotto l'occhio vigile dei genitori o di chi in quel giorno ne faceva le veci. In questi spot possiamo imparare molto, sono una vera e propria palestra. I pesci sono scaltri, poco abituati alla presenza dell'uomo, quindi anche l'approccio deve essere in assoluto silenzio. Ma questo, per un pescatore, deve essere la regola, perché sarà la voce del silenzio che ci accompagnerà e lo accompagnerà in molte delle nostre battute di pesca. Oggi pescheremo in un canale che esce da una zona umida, che si trova poco a monte e che finisce la sua corsa in mare. In questi ambienti, quindi, i livelli subiscono delle variazioni perché seguono il ritmo delle maree. In questo momento la marea sta salendo, ma come possiamo vedere non va ad incidere sul movimento della corrente, sicuramente a causa di un coefficiente basso. Però potremmo avere lo stesso qualche sorpresa di pesci euralini, per lo più spigole, cefali, purtroppo di taglia modesta. Abbiamo una buona percentuale invece di carpe selvatiche, che sopportano bene l'acqua salmastra, anche perché il livello di salinità è basso. Qui l'acqua ha una percentuale alta di dolce, per spiegarla in modo semplice e diretto. Quindi saranno loro le protagoniste di questa uscita di pesca. Pescheremo a bolognese con lenze leggere e terminali sottili, perché non dobbiamo farci ingannare troppo dal colore dell'acqua e soprattutto non pensare che le carpe selvatiche siano pesci facili, tutt'altro. Dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi, soprattutto in questo periodo dove l'acqua è sensibilmente più fredda a causa delle temperature rigide dei giorni precedenti. Oggi è una giornata di scirocco e sicuramente la pioggia la farà da padrona. Impiegheremo inneschi piccoli su ami adeguati e leggeri. La profondità si aggira intorno al 1,5 metri. Faremo una spallinata corta che si estende su almeno 1 metro di lenza, nonodo e terminale dello 0,10 amo del numero 22 innescato con 2 bigattini. Misuriamo il fondo cercando di capire bene se di fronte a noi e sulla linea di pesca e di passata il fondo è regolare oppure esistono dossi o avvallamenti. Qualora ci fossero, andremo ad insistere proprio in quei punti perché sarà lì che si fermerà la pasturazione fatta, in questo caso, di bigattini sfusi lanciati a fionda. Abbiamo alcune lenze già pronte di grammature diverse, stivate all'interno di una scatola ben riposte in cerchi di plastica. Tramite uno sgancio rapido andremo a collegare alla lenza madre la spallinata che riteniamo più adatta al momento. Lo sgancio rapido collega, come possiamo vedere, le due asole mettendole in sicurezza all'interno del segmento in silicone. Iniziamo a pescare razzolando sul fondo circa 10 cm, il canonico galleggiante, e vediamo che risposta ci daranno i pesci.
Può accadere soprattutto quando l'acqua è più fredda del solito, nonostante la temperatura mite all'esterno, che i pesci tendano a mangiare più a fermo. Quindi andremo ad aumentare il fondo e talvolta faremo toccare il pallino che si trova sopra la congiunzione madre-lenza terminale sul fondo. In questo modo andremo ad agire prima in reverse dragging e poi, se i pesci lo vogliono proprio fermo, andremo in trattenuta secca. Non è da escludere alcuni passaggi in passata libera, il galleggiante lasciato fluire in corrente, soprattutto quando la marea inizia a calare. In questo modo andremo ad intercettare i bigattini sfusi lanciati a fionda.
Queste acque dimenticate nascondono anche qualche pezzo da 90 che ci farà letteralmente alzare dal paniere per rincorrerlo lungo il canale, lungo la sponda del canale, fortunatamente in cemento e totalmente libera.